Cari amici, bentornati sul canale Humaniores. Di cosa ci occupiamo oggi, Laura? Un caro benvenuto anche da parte mia. Oggi ci occuperemo di espressioni idiomatiche legate ad alcune parti del corpo. An idiomatic phrase is a complex expression of a language that cannot be interpreted literally, a figure of speech. Andiamo a vedere quali parti del corpo saranno coinvolte. Sì, soprattutto il viso è coinvolto in questa nuova avventura e in particolare la bocca, la lingua, il naso, le orecchie, gli occhi, la fronte, i capelli e poi ancora le mani e il gomito. Supponiamo, Laura, che io abbia perso il taxi, che sia in ritardo. A quel punto sarai arrabbiato. Come potrei dire in italiano usando una parte del corpo? Potresti dire che hai un diavolo per capello. Esattamente, un diavolo per capello. Essere molto arrabbiati. Immaginiamo invece di conoscere qualcuno che ha molta sensibilità per la musica. Quale parte del corpo potresti utilizzare unita a un'espressione idiomatica? Allora, noi diremo che ha orecchio per la musica. Giusto, orecchio per la musica, che bella espressione. E immaginiamo di essere invece al lavoro e di avere un capo che è una persona facile da trattare, una persona disponibile. Come diremo, Laura? Potremmo definirlo un uomo alla mano. Un uomo alla mano, così si dice. O anche una donna alla mano, se fosse un capo donna. Certamente. Allora Max, come definiresti una persona fondamentale nel lavoro o in qualcosa che stai facendo, una persona che collabora con te? In italiano si dice lui o lei è il mio braccio destro, come questo braccio che viene dietro di noi. Possiamo dire che io sono il tuo braccio destro? Certamente, sei il mio anche braccio tu destro. Sei il mio braccio destro. Che è una persona della quale ci fidiamo sì. E che c'è di grande sostegno ed aiuto in qualcosa. Esatto. E come si dice invece, Laura, quando una persona è un buon gustaio, cioè apprezza la buona cucina? Si dice che lui o lei è di bocca buona. Essere di bocca buona. Quando ci piacciono le cose che hanno una certa qualità. Sì, però si può dire anche che ha una buona forchetta. Come diresti tu se qualcosa costa molto, è caro? Come ad esempio questa casa che vediamo dietro di noi, questa meravigliosa casa dietro di noi. Vuoi dire la nostra casa, insomma? Certo, sì, dove noi viviamo. Si dice che una cosa costa un occhio della testa, un'espressione idiomatica, costare un occhio della testa, cioè essere molto molto caro. Molto caro, molto costoso. Come questa meravigliosa villa dietro di noi. E come diciamo invece, Laura, quando riusciamo a raggiungere un obiettivo, un traguardo che ci è costata molta fatica, come questi operai qui dietro che fanno tanta fatica per fare il loro lavoro? Ok, si dice che me la sono guadagnata con il sudore della fronte. Ho guadagnato qualcosa con il sudore della mia fronte. Ad esempio, i miei nonni sono emigrati e hanno fatto fortuna, se la sono guadagnata con il sudore della loro fronte. Con il sudore della fronte. Esatto. Allora Max, come definiresti una persona che racconta i fatti degli altri o che risponde in modo non tanto educato? Si dice che ha la lingua lunga. Avere la lingua lunga significa che appunto è quello che tu hai detto. Sì. O perché risponde, un figlio che risponde al genitore o le persone. Ne hai alunne che sono un po' così, o anche alunni che hanno la lingua lunga. Qualcuno forse in passato ne ho avuti, qualcuno sì. Non troppi per fortuna. In una classe c'è sempre quello che ha la lingua lunga. Ok. Come si dice invece, Laura, quando una persona è brava sul lavoro, soprattutto nell'ambito del commercio, dell'economia, come si può dire? Sì, in genere una persona che ha intuito, si dice una persona che ha naso. Una persona che ha naso significa che sa dove indirizzare i suoi interessi perché lì avrà successo. Riesce a capire dove stanno le migliori opportunità. E come si dice, Max, quando qualcuno spende molti soldi? È uno spendaccione. Sì, uno spendaccione. Conosci qualcuno? Sì, la ragazza qua dietro. Uno spendaccione. Si può dire in italiano che si hanno le mani bucate. Ok, avere le mani bucate significa che appunto si ha la tendenza a spendere più di quello che entra in cassa. Spendere e spandere. Spendere e spandere anche si può dire. Come si dice invece, Laura, quando una persona è in gravi difficoltà, in un momento della sua vita si trova a dover affrontare degli ostacoli e non ha forse le risorse per superarli? Si dice che è in ginocchio.
essere in ginocchio, proprio come questa persona qui dietro. Sì, che non ha più risorse e che quindi è al baratro, è in ginocchio. È in grave difficoltà e ha bisogno di aiuto esterno, diciamo, da solo non riesce a risollevarsi. Sì. E là, Max, guarda, siamo in compagnia di Homer. Esatto, siamo qua con Homer Simpson. Ciao Homer, la tua Duff. Bene, bene, bene. Come si dice quando la gente beve troppo, beve molto? Esatto, si usa un'espressione particolare che coinvolge questa parte del corpo qua, il gomito, cioè si dice alzare il gomito, ok? Lui ha alzato il gomito, significa che ha bevuto troppo, un po' come Homer Simpson che ogni tanto si beve troppe birre. Si vede anche dagli occhi, sono un po' persi. Esatto, guarda. è un po' perso. Bene amici, siamo arrivati alla conclusione. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciateci un commento, iscrivetevi al canale e lasciateci un like. Lasciateci un bel like e ci vediamo a presto. Alla prossima. Alla prossima, ciao.